VNM Haptic, sistema di vibrazione di VNM. Potete scegliere il kit da 1, 2 o 3. Ogni singolo sistema di vibrazione costa intorno ai 40 euro. Dovrete però acquistare separatamente la centralina, che costa intorno alla cinquantina d'euro, e l'alimentazione. Questo perché richiedono dell'energia supplementare a quella che è possibile fornire tramite USB, e tramite questa alimentazione esterna riusciranno a fornire la giusta potenza al sistema di vibrazione. Arriviamo subito alla parte estetica. Sono dei trasduttori, perché così si chiamano, in alluminio al CNC. Il sistema vibrante è un sistema molto vicino a quello che è il sistema butt kicker, anche se ho trovato delle piccole differenze in realtà proprio con il sistema puro butt kicker, ma ve ne parlo adesso durante la recensione. Sono molto compatti e hanno anche il loro peso. Vengono venduti separatamente il sistema per poterla connettere alle pedaliere VNM. Potrebbero essere utili comunque questi sistemi anche per poterli montare su altre pedaliere, altrimenti, come me, visto che io l'ho montata su un Active Pedal, dovrete crearvi in stampa 3D o farvelo creare da qualcuno un supporto per poterli montare. Molto bella come sempre la lavorazione e l'anodizzazione dell'alluminio. Rimane identico lo stile con cui VNM anodizza e fa serigrafie anche sugli altri suoi prodotti. È un parallelepipedo con un cavo. Dall'altro capo del cavo abbiamo un connettore gesti a 4 poli. In teoria ne dovrebbero bastare 2 per poter funzionare, perché fondamentalmente sono dei trasduttori, come fossero degli altoparlanti, e quindi in teoria all'interno dovrebbero bastare solamente 2 cavi, ma sembra che siano collegati almeno da questa parte tutti e 4 i poli. Il sistema viene riconosciuto dal software principale VNM, dove è possibile scegliere la tipologia di vibrazione, come se poteste scegliere tra questo sistema e il sistema di motorino vibrante. Attualmente esiste soltanto questo, immagino che sia un'implementazione futura, e immagino anche che nel futuro venga ampliato quello che si può fare tramite il software VNM, perché per quanto riguarda la parte software lato VNM ci fermiamo qui. Tutto il resto verrà gestito tramite SimHub, e visto che è l'aspetto principale ho preparato un video per voi. Per quanto riguarda la configurazione dei trasduttori, avviene tramite SimHub. In realtà in futuro saranno disponibili anche delle tarature all'interno del software VNM, e secondo me potranno sfruttare ancora di più quello che è questo hardware. Per sfruttarlo con SimHub, per prima cosa dovrete selezionare Shake It Motors, andare su Motor Output, scendete giù in basso, troverete VNM Pedal in questo modo qui e l'attivate. Aprite il menu a tendina e vi trovate già le 3 vibrazioni. In questa fase potrete scegliere il volume a cui devono lavorare e la frequenza in Hertz a cui possono lavorare. Faccio notare però una cosa che ho notato in questi trasduttori, non so se è qualcosa di imputabile a SimHub o a come lavorano questi trasduttori. Sicuramente la frequenza a cui lavorano nel modo migliore è tra i 10 e i 20 Hz, in cui secondo me danno il massimo di loro, ma naturalmente potrete impostarli come meglio preferite, anche perché per il freno c'è bisogno secondo me di una frequenza, e quindi per l'ABS, per il traction control c'è bisogno di un'altra frequenza, e poi dipende cosa vorrete fare a quello della frizione. Secondo me è un po' più marginale. Io in questo caso l'ho messo sulla frizione, ma secondo me non serve montarlo sulla frizione. Il terzo sarebbe molto indicato se lo riusciste a attaccare sotto al base plate, in modo che gli fate fare qualcosa come lo scivolamento, come ho fatto io, o per esempio come i cordoli o altri effetti. Ci tengo comunque a farvi sentire, alzandoli al massimo, anche il rumore che fanno. Naturalmente dipende dal pedale dove sono montati io, ma se ci appoggio già il piede rifaccio lo stesso test. È comunque molto potente al 100%, ve lo faccio risentire senza piede appoggiato.
sicuramente a piede libero la vibrazione mette in risonanza proprio totalmente la pedaliera. Adesso però vi voglio far sentire le differenze di come lavora. Lo farò sullo stesso pedale per avere lo stesso tipo di risonanza, in modo che sarà più chiaro. La differenza tra i vari hertz a cui possono lavorare. 10 Hz, secondo me il top. Sentite, smuove anche la postazione. Ve lo faccio risentire però. 20 Hz. Qua si sente la differenza. 30 Hz. Sembra molto simile ai 20 ma un po' più leggera. 40 Hz. Qua si percepisce un pochino di più. 50 Hz. Sentite, stanno aumentando. 60 Hz. A questo punto comincia già a essere molto simile ai 50 e faccio notare che più aumentate gli Hz e più un pochino diminuisce la potenza che percepite. 70 Hz. Molto simile. 80. 90. 100. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Secondo me, ecco qua cambia un po'. 70, 80, 90 mi sembrano molto simili, superati anche 100. Già sui 110 sembra che si abbassa un pochino il volume e qua si percepisce un po' più di differenza. 120. 130. Mi sembra molto simile. Ditemi anche voi. 140. 150. Non proseguo perché mi sembra molto simile. Credo che oltre una certa frequenza forse proprio materialmente non riescono a riprodurla. Non so se dipende anche da aggiornamenti firmware che possono avvenire in futuro, ma attualmente questa è la situazione. Naturalmente per ABS io lavoro a 15 Hz, per il traction control 23, 24, 25 Hz. Quindi per fare questo tipo di effetti secondo me stiamo nel range perfetto per questo trasduttore. Per chi volesse fare altro deve pensare anche a come funziona con frequenze più alte. Naturalmente dopo aver settato questa parte qui dovrete andare su Effect Profile e naturalmente abilitare gli effetti che avete abilitato dall'altra parte. E naturalmente all'interno di questi effetti ci sono altri piccoli aggiustamenti che potrete fare, ma penso per quanto riguarda il software di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Come vi dicevo, i sistemi aptici vengono poi collegati alla centralina nella parte dietro. Mi raccomando, perché attualmente è possibile utilizzarli soltanto con la centralina versione 2 V2. Non è possibile collegarli alla vecchia centralina. Questo perché deve avere i connettori nella parte dietro. Naturalmente chi ha già pedaliere VNM con la centralina V2 può direttamente comprarli e connetterli. Chi vuole implementare questo sistema su altre pedaliere, perché si può, dovrà acquistare, come detto, la centralina V2 e poi posizionarla sulla sua postazione. Voglio entrare un pochino più nel dettaglio per spiegarvi cosa sono questi trasduttori e ne ho smontato uno per voi. Chi è già appassionato di sistemi audio, di altoparlanti, ha mai smontato una cassa, ha visto come è fatto per esempio un subwoofer. C'è una parte all'interno del cono dove poi viene sviluppata la membrana fatta con rame arrotolato. All'esterno c'è la parte del cono che tramite l'energia elettrica inviata dall'amplificatore fa iniziare a vibrare la parte del cono. In questo caso non è un cono che vibra, ma avremo questo cilindro in metallo, anche dal suo bel peso, ed è proprio il suo peso che effettivamente dà la profondità di vibrazione. Ecco perché un sub sì vi fa arrivare anche fisicamente una bella vibrazione, ma
servono tantissimi watt per sviluppare vibrazioni di un certo tipo, in questo caso anche con vibrazioni meno potenti, ma spostando un peso di questa tipologia poi attaccata a tutta quanta la struttura, effettivamente la tipologia di vibrazione che viene fornita è molto profonda, totalmente diversa per esempio da quella dei motorini vibranti, in cui il pesetto sbilanciato peserà 1/10 di quello che pesa questo sistema. Comunque la parte in metallo entra nel cilindro, non tocca da nessuna parte, la corrente che arriva alla bobina permette di fare questo genere di movimento qui e viene controllata dagli impulsi elettrici. Naturalmente poi c'è la cover esterna che gestisce tutto quanto. Per attutire la parte del rumore, nella parte sotto abbiamo una guarnizione in gomma. Per quanto riguarda invece la parte sopra, abbiamo una molla all'interno dove il cilindro, quando entra dentro, vediamo se riesco a farvelo vedere, rimbalza. E probabilmente la molla serve per aiutare anche il controllo del movimento. Nella teoria questo sistema dovrebbe poter sfruttare tutte le basse frequenze. Come vi ho fatto vedere nel software, ci sono frequenze dove lavora meglio. Naturalmente, più si aumenta il peso e più le frequenze basse, cioè quindi i movimenti più lenti, vengono gestiti meglio rispetto ai movimenti più veloci, dove, immaginate, viene richiesta molta più potenza, uno per controllarla, ma proprio per muovere tutto quel peso a quella velocità. Ecco perché il volume percepito con questo genere di trasduttori sembra molto più grande quando lo utilizziamo a frequenze più basse. Aspetto peculiare di questo sistema è che, come avete visto nei test che ho fatto nell'utilizzo di SIMAB, e ve l'ho voluto far vedere nello specifico, la parte di modulazione di frequenze, quindi di velocità di vibrazione, secondo me non viene gestita in maniera nitida a tutte le frequenze. Ci sono delle frequenze dove effettivamente lavora meglio e dove poi effettivamente notate la differenza tra una frequenza e l'altra. E in teoria questa dovrebbe essere la peculiarità di un sistema a trasduttori di questo tipo. Diciamo, le peculiarità sono due. La prima, la più importante, è la potenza. Proprio quando si sposta questo genere di peso è bella proprio la possenza della vibrazione, che io trovo ottima per esempio per l'ABS, che la dovete sentire a una frequenza più bassa ma bella corposa sotto il piede, quasi a potervelo spostare, perché effettivamente questo genere di peso è quasi sufficiente a farvi sentire proprio un movimento fisico sul pedale, che personalmente a me piace, ma naturalmente anche lì ve lo potete regolare come anche intensità di volume. Naturalmente per l'utilizzo per esempio del traction control si utilizzano frequenze più alte, e anche in quel caso dal mio punto di vista si comportano in maniera eccellente. Dove ho trovato personalmente una pecca è sulla parte di se volete utilizzarli anche per fare dell'altro, per esempio i giri motore, per esempio la parte dell'asfalto soffre un pochino sulle frequenze più alte, quando deve muoversi in maniera più veloce deve gestire anche più cose. Quindi personalmente super promosso per l'utilizzo ABS e traction control. Ho un pochino più di remore per l'utilizzo anche di altre tipologie di effetti. Naturalmente ragazzi, prendete con le pinze questo mio discorso. Io sono un super appassionato del mondo delle vibrazioni, ho provato tantissime altre cose, ho provato tantissimi altri prodotti, ho provato anche prodotti specifici proprio per le vibrazioni, e quindi io quando vi racconto un prodotto cerco anche di dirvi qual è il range su cui voi potete utilizzare un determinato prodotto. Naturalmente se volete fare cose più specifiche dovrete ampliare quello che vorrete montare sulla vostra pedaliera alla fine. E quindi, arrivando alle conclusioni finali, personalmente alla guida l'ho trovato veramente ottimo come tipo di feedback, come segnalazione dell'ABS sulla parte del freno, anche se l'Active Pedal Ultimate che io ho non è la pedaliera più indicata per questo genere di utilizzo, perché ha una composizione molto massiccia in cui veramente serve molta più forza rispetto a una pedaliera con una struttura normale, ma devo dire che
la modularità che si può avere nella regolazione della frequenza per quanto riguarda l'ABS personalmente veramente promosso. Stessa cosa devo dire anche per la parte del traction control, in cui potete gestire una frequenza totalmente diversa. Io sono stato intorno ai 25 Hz per l'acceleratore, mi sono scordato, e utilizzato tra i 10 e i 15 per l'ABS, e sono due range in cui sono percettibili le differenze di velocità nella vibrazione. Il trasduttore sembra lavorare bene a quelle frequenze, personalmente ottimo. Naturalmente sulla parte dell'acceleratore abbassate il volume perché effettivamente è molto potente e secondo me troppo invasivo se utilizzato a volumi troppo alti sulla parte del traction control, che in realtà deve darvi un avviso, ma personalmente non serve un volume così esagerato. Per quanto riguarda il costo, già vi ho detto, costano 40 euro l'uno, e in questo caso mi sento tranquillamente di consigliarlo anche sull'acceleratore, anche se non sono un fan di questi trasduttori per l'acceleratore, perché dico sempre, se potete spendete meno, perché per il traction control il tipo di frequenza che può offrire anche un motorino vibrante, secondo me come potenza e intensità e frequenza è perfetto, può fare solo quello, ma per quello che deve fare lo fa bene. Ma in questo caso, visto il costo molto basso secondo me che hanno questi trasduttori, personalmente ve lo consiglio tranquillamente anche sull'acceleratore. Parte frizione, in cui potrete aggiungere degli altri tipi di effetti, personalmente lo trovo che non serva. Probabilmente potrebbe essere più utile, se volete acquistarlo, montarlo sulla base della pedaliera, sulla base del base plate, quindi sulla parte della postazione, magari per aggiungere la scivolata, che secondo me va sentita sul base plate e non sul freno, perché volendo la potreste aggiungere anche sul freno, ma la trovo più adatta alla parte del base plate per sentire quando bloccate le gomme o la macchina scivola. E anche un secondo utilizzo magari montato nella parte dietro della postazione, in quel caso dovrete trovare una prolunga, crearvi una prolunga, perché il connettore è sì lungo, saranno una quarantina, forse mezzo metro, ma non è sufficiente per arrivare nella parte dietro. Per a quel punto ve lo collegate dietro e potete utilizzarlo anche per altre cose, anche se, come ho detto, secondo me ci sono prodotti che lavorano meglio per fare quella cosa specifica. Innanzitutto ringrazio come sempre VNM, vi ricordo che troverete in descrizione i link per poterli acquistare, ci sono anche dei codici sconto per voi. Naturalmente vi ricordo sempre che utilizzare questi link è anche un grandissimo supporto al mio canale e soprattutto mi aiuta nella collaborazione con il brand. E non vorrei scordarmi di dirvi: fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete già adocchiato questo genere di prodotto e, avendo capito probabilmente oggi qualcosa in più sul suo funzionamento, anche cosa ne pensate e come anche lo implementereste voi nella vostra postazione. Ragazzi, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima review. Ciao!